Campionato italiano online 2025, 17° turno, incontro tra Lorenzo Rinaldo e Isacco Ibba. Isacco gioca bottom con le pedine nere e Lorenzo top con le pedine bianche. Vediamo, parte Isacco. Ottimo 4-2 di Lorenzo che fa casa in testa. Altro ottimo tiro di Lorenzo. Qui 6-1 potrebbe andare sul 20 cercando di fare l'ancora avanzata. Questa è un po' timida come mossa. Doppio 3, Lorenzo ha iniziato benissimo e questo secondo me è un leggero too good, perché appunto Lorenzo può tirare e incassare al tiro successivo. Infatti Lorenzo correttamente secondo me va avanti. Slotterei casa 7, ma è corretta la mossa di Lorenzo. Ma qui penso che giocherei 13-9 e 24-23. È importante costruire casa 7, però è utile anche fare casa 8. Buon doppio 2 di Isacco, giocherei 8-6. E qui Lorenzo decide di incassare perché se Isacco dovesse tirare un 6-5 rientrerebbe sicuramente in partita, ma per GNU era ancora too good. Comunque 1-0 per Lorenzo. (5-3) per Isacco, casa in testa sicuramente, non c'è dubbio. Ah, no, scusate, poteva colpire anche nell'outfield, mi sono distratto. Ma comunque era migliore fare casa in testa per GNU. Alla terza casa. Eh, adesso 4-3, colpisce e scende sicuramente. E qui deve colpire ancora. Non vedo altre possibilità. Lorenzo si ancora ed esce sul 18. (4-2) non è una scelta, una mossa facile. Probabilmente giocherei colpire, sì, ma lascia parecchi tiri, però Lorenzo danza. Adesso 6-2, scelte tra fare casa 1, ma avendo già l'ancora Lorenzo probabilmente farei il punto 7, farei il bar point e giocherei 24-22.
perché quattro pedine dietro l'ancora di Lorenzo secondo me non sono accettabili. Però sono sicuramente buone per la corsa. Isacco decide di fare casa 1 ed è la scelta corretta per Gnu. Doppio 5 di Lorenzo che direi fa casa probabilmente casa 1 meglio di casa 3 e poi uscirei sul 15. I due giocatori non sono due giocatori velocissimi, usano tutto il tempo a loro disposizione. Qua colpire o 16-15. Colpire non mi piace molto perché non ha molti costruttori per coprire. E infatti anche GNU non è d'accordo con la mossa di Isacco. 5-1 scenderei e non so se andare sul 10, anzi sul 9, sì, sul 10, oppure giocare 13-8. Forse è meglio questa perché è un costruttore in più per casa 5. No, GNU non è d'accordo. Doppio 4 di Lorenzo che direi che fa casa 9, poi deve giocare 6-2, mossa che non gioca sicuramente volentieri, però non ha altre possibilità. Ottimo doppio 1 per Lorenzo, casa 7, casa 20, golden point. Qui secondo me Isacco deve colpire. Isacco in vantaggio in corsa di 9 pip, però la struttura di Lorenzo è migliore. Anche questa non è male, provare a scappare e fare il quarto punto in casa. Forse è meglio considerando che Isacco è in vantaggio in corsa. E soprattutto che Lorenzo ha un blot in casa.
E qui deve fare casa in testa. È rischioso perché Isacco ha 15 tiri che colpiscono. Sì, beh, non vedo altro. E qui possibilità sono, vedo 7-4 e 21-20, oppure 21-18 e 7-6, doppio 2 per Isacco, direi che va sull'11, 3 pedine sull'11, e poi va 20, non so, 20-18 mi piace perché duplica i due, però giocherei 13-11. 6 pip di vantaggio per Isacco non sono tantissime, soprattutto tenendo conto del fatto che ha 6 pedine dietro l'ancora di Lorenzo, e quindi non è facile portare avanti le sue pedine. E qui avrei portato avanti le pedine sul 13, cioè sul 12 o sull'11. Corsa molto equilibrata. Isacco continua a non riuscire a portare in salvo lo struggler. Lorenzo sta pensando di cubare, ma mi sembra un cubo anticipato. Vabbè, i tiri buoni sono 2-1, 4-2, 4-1, più doppio 2, doppio 1. Quindi insomma ha 8 tiri buoni più i doppi alti. E sono tutti tiri che probabilmente perdono il mercato, però c'è da dire che se non colpisce non sta particolarmente bene. Quindi io personalmente non cuberei in questa posizione. Tanto i due giocatori hanno già consumato 4 minuti a testa, siamo al secondo game e Lorenzo cuba. Direi che il take è molto netto. Quindi Isacco accetta 5-2 per Lorenzo, ma
secondo me non può colpire. Rischiosissimo colpire, però vabbè, avrebbe 13 tiri Isacco, quindi il doppio era corretto ed è corretto colpire. Isacco danza, Lorenzo copre la quinta casa. Adesso ha anche possibilità di gammon. Giocherei 20-11. O 16-7. Ma 11-8 non rischierei il tiro diretto. Questa è un po' rischiosa, però è buona per per giocare per il gammon. Qui scapperei per evitare il gammon. Troppo rischioso secondo me rimanere indietro ed è difficile che Lorenzo si scopra. Isacco correttamente corre. Quindi dovrebbero essere 2 punti facili per Lorenzo. I gammon sono quasi nulli, ma anche le possibilità di vittoria di Isacco sono praticamente zero. Quattro tre è matematica la vittoria di Lorenzo in questo game. Siamo 3-0 per Lorenzo. 3-1 e doppio 4, due ottimi tiri. Qui 3-2, 2 down. Isacco ha una posizione da blitz per cui non è corretto splittare. Qui sicuramente 6-5, però non so se 13-10 o... no, questa non mi piace. Probabilmente avrei giocato 24-21 e 13-10. Importante per Isacco fare l'ancora. Questa non è una mossa semplice, potrebbe essere 11-5-6-5 oppure 11-5-10-9. Colpire 2 non mi convince,
Lorenzo ha una posizione da prime, per cui così la sta trasformando in blitz, ma Isacco danza con 4 case aperte. 6-3 copre casa 1 o colpisce nell'outfield. Probabilmente deve colpire nell'outfield e cubare se Isacco non tira bene. Gnu non è d'accordo con la mossa di Lorenzo. Sì, deve colpire. Lorenzo è in blitz, quindi deve attaccare. Qui io penso che cuberei. Isacco ha anche un blotto nell'outfield. Però solo 9 pedine in zona per Lorenzo. Ma colpisce col 6 nell'outfield col 6-3, 4-3 e 6-1. Con tutti e tre copre casa 3. No, Lorenzo non cuba. Isacco danza ancora. Questo potrebbe essere too good. No, Lorenzo cuba e questo direi che è un drop netto. Troppo rischioso accettare per Isacco. Vedo un po' troppi gammon. La casa di Lorenzo è forte. Isacco ha una pedina sul bar e un blot nell'outfield. Lorenzo è avanti in corsa di 21. Insomma, vedo troppi rischi. Isacco ci pensa. E decide correttamente di passare. Doppio 4 ottimo di Lorenzo che sta tirando molto bene. E questo è già un double drop o un too good. Direi double drop. 23 pip di vantaggio, una pedina sul bar, ha il golden fatto, casa molto più forte, drop senza rimpianti. Qui casa 11 e casa 4. Ma secondo me non ha ancora quel vantaggio per giocare la mossa prudente. Infatti non
non è corretta la scelta di Lorenzo. Qui giocherei safe. Qui entrambi hanno una posizione abbastanza rigida, ma Lorenzo ha il golden point che è un buon asset. Adesso Isacco sta rinforzando casa e qua secondo me deve fare Lorenzo deve fare il bar point, anche se spezza un po' la posizione e lascia il tiro diretto. Ottimo 3-1 per Isacco, solo 9 pip di vantaggio, direi che è presto per cubare. Invece Isacco cuba, diciamo che ha il totale controllo dell'outfield, per cui il cubo potrebbe starci. Gnu è d'accordo. Io avrei aspettato un po'. Solo 5 pip di vantaggio per Isacco. Qui adesso non è facile portare avanti le pedine dal mid e dal 12, però doppio 6, come non detto. Ma forse porterei in casa le pedine dal 7, giocherei 7-1-2. Questa non mi piace proprio ed non piace neanche a Gnu. (5-2) non è un bel tiro, deve giocare dal 6. Lorenzo chiude casa. Ho preferito chiudere il prime da 6, praticamente penso che siano equivalenti le due mosse. Adesso 6-5 di Isacco, che diciamo che va a vincere agevolmente il game, a meno che Lorenzo non tiri dei doppi alti, ma non ne basta uno. Quindi 5-2 per Lorenzo, meno di 7 minuti per Isacco, meno di 6 per Lorenzo. Colpisce nell'outfield. Doppio 3.
probabilmente allora può fare o casa 10 e casa 3 oppure portare in salvo lo straggler e poi giocherei 13-10. Non è una scelta facile, probabilmente è preferibile questa. Crea una struttura molto buona. Intanto Lorenzo sta giocando sotto i 2, Isacco sotto i 4, quindi partita di ottimo livello. Qui casa 5 o colpire. Cinque 2, 15-10 e viene avanti. 13-11, senza dubbio. Switch di Lorenzo che è corretto. E qui sì, farei casa 9. Sei 3 colpisce. Doppio 4 di Lorenzo. Sì, sicuramente questa. 1, 2, 3. Adesso deve scegliere tra 10 e 6, ma preferisco 18, 14. Isacco danza. Doppio 2 non è un gran tiro, deve fare... forse farei casa 9. Direi 9-6. Cinque 1 non è una scelta facile, soprattutto l'1 è scomodo. Blunder di Isacco, probabilmente avrei giocato 13-8 e 6-5. Sei 4 non è un bel tiro, direi 13-3, non vedo niente di meglio. Invece no, non è corretta. Sei 5 di Lorenzo. Ma forse colpirei. 6-2 e 11-6. Questa non mi piace. Isacco ha buoni 3 e i 5. Questa mi convince di più. Isacco ha anche un blotto in casa. Corretta la decisione di Lorenzo, ma ottimo rientro di Isacco. Isacco sta pensando di cubare, direi che è ancora presto. 3-4, 23-20 e 13-9. Questa la vedo un po' rischiosa.
Invece no, probabilmente era meglio fare casa 5. Qui adesso Isacco direi correttamente cuba, 32 pip di vantaggio, Lorenzo accetta, ma preferirei 9-8. 6-1 di Lorenzo, 6-3 brutto, brutto tiro di Isacco, e qui si vede quanto sarebbe stato meglio lasciare la pedina sul 14, soluzione molto molto più flessibile. 3-2 e 13-8, 6-3 colpisce, e qui no, probabilmente a questo score il redouble è prematuro, e anche indietro di 20 in corsa, diciamo che deve tirare. Sì, ha 7 tiri che fanno casa 2 più 2 che fanno casa 1, però no, non penso proprio che recuperei. Lorenzo prende il suo tempo per valutare, tanto 3 minuti e mezzo per Lorenzo, 5 minuti per Isacco, e Lorenzo ricuba. Se la mossa corretta, se la decisione è corretta, complimenti, non avrei assolutamente ricubato qua. C'è da dire che le 5 pedine di Isacco sulla casa 3 sono un grosso svantaggio, per cui anche rientrando Isacco ha una posizione decisamente poco flessibile, e questo sicuramente è stato valutato da Lorenzo per il cubo. E il redouble era corretto, e corretto il drop, uno dei miei tanti errori di valutazione. Quindi complimenti a Lorenzo e complimenti a Isacco. Questa non è facile, corretto scendere con tutte e due. Sì, non vedo niente di meglio per Isacco, però Lorenzo colpisce e esce. E qui probabilmente giocherei 24-23 cercando di fare un'ancora. No, blunder. 2-1 fa casa 9 e 24, no, 15-13 direi.
24-22 è un po' troppo rischiosa, lascia troppi tiri, anche se molti sono duplicati. Qui rientrerei sul 21 e giocherei 15-13. No, probabilmente doveva colpire. Troppo azzardata la mossa di Sacco. Però ha fruttato. Qui Isacco a questo score potrebbe valutare il cubo. Se chiude casa 5 probabilmente perde il mercato. Direi 24-20 e farei casa 2. Qui Sacco ha un grosso vantaggio in corsa, quindi deve cercare di uscire, però doppio 4 di Lorenzo. Penso che farei anche casa 2. No, gioca la mossa più prudente. Questo secondo me è un double forte anche allo score. 11 pip di vantaggio per... Ah no, 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 scusate. Sono 11 pip di vantaggio per Isacco. Quindi un po' rischioso forse il double, che però è corretto. Lorenzo sta giocando benissimo. Doppio 1 colpisce. E qua ha tanti gammon. Ancora provvidenziale per Isacco. No, 3 deve fare casa 5. Porterei 2 pedine sul 5. Ottimo doppio 5 di Isacco, che adesso ha un redouble. Allo score non esiterei minimamente, anche se c'è da dire che ha un po' di wastage. E proviamo il kit count: 64 più 5 di wastage sono 69 e 9 78 contro 74 di Lorenzo. Diciamo che il double
il redouble per money game sarebbe borderline. Secondo me comunque è un take, non può passare. Anche se forse in questa posizione il wastage è un po' sovrastimato da Kit, e comunque le due pedine sul 7 da parte di Lorenzo produrranno probabilmente wastage, però comunque direi che è un take. Tanto Lorenzo 1 minuto e 15, no, Lorenzo passa ed è corretto. 7-4 per Lorenzo, 1 minuto e 16 per Lorenzo, 3 minuti e 16 per Isacco. Due giocatori hanno molto poco tempo. Casa 3. E 6-1 deve giocare, sì, 13-6. Molto rigida. Ancora per Lorenzo. 2 down. Doppio 5, ottimo tiro per Isacco. Allora, bisogna pensare se dopo questa mossa c'è il double, ma io avrei portato le due pedine sull'8. Questo è un blunder per Isacco. Isacco cuba. Take di Lorenzo, ma il double in questa posizione era prematuro perché ha 4 pedine dietro l'ancora e 2 gap sulle case 4 e 5. Però adesso ha migliorato molto la struttura. Sì, no, 3-1 deve assolutamente fare casa 5, non c'è dubbio. A 5-1 chiuderei casa. 5-2 non è un gran tiro. Quattro due lascia un tiro. Lorenzo colpisce. Oggi, oltre a giocare benissimo, è anche abbastanza fortunato con i dadi. Adesso possibilità di gammon sono ridotte, ma comunque non rischia, per cui deve continuare. Nove, 4 e 6 off. Qui lascia il tiro. Isacco colpisce, però ha già portato fuori 5 pedine. E qui ricuba e direi che questo è un drop.
quindi 9-4 per Lorenzo. Lorenzo sta giocando a 1,7, Isacco a 5,7. Casa 1 in testa. Ah no, scusate, questa è migliore, ovviamente. E qui colpirei le due pedine. Colpirei anche sull'1. Lorenzo ricolpisce. Casa 11. E qui forse 18-9 duplicando i 4, ma è indietro in corsa. Potrebbe essere 13-7-8-5, però troppi blotti in giro. Doppio 5. Ho questa o colpire anche sull'1, ma questa direi che va abbastanza bene. 17 pippe, però ancora forse presto per cubare. 5-1, sì, deve andare sul 3. 4-2, farei casa 9. 8-4, rinforza a casa. Sedici pip di vantaggio per Isacco, non sono tantissimi. Sei 1. Casa 1, senza dubbio. 6-5, probabilmente giocherei 8-2 e 6-1. Ma c'è da dire che il vantaggio, la corsa era abbastanza equilibrata, per cui la mossa di Lorenzo ci sta. Più 4 deve iniziare a smontare casa. 4-3 non è un bel tiro, deve giocare safe. Sei 5 dall'8. E qui lascia un tiro. Lorenzo implacabilmente colpisce. 5-2 deve giocare, no, giocherei 12-5.
Qui direi che è in vantaggio Lorenzo anche prima di questo doppio 3, però doppio 1 di Isacco molto buono. Adesso 5 pedine per Isacco e 7 per Lorenzo, quindi netto vantaggio di Isacco che si aggiudica il game. 9-6, 1 minuto e 08 per Lorenzo, 2 minuti e 28 per Isacco. Casa 7, casa 5. Qui io penso che cuberei blunder di Lorenzo. E qui non è facile, potrebbe giocare questa oppure 24-20, 13-8 oppure 13-4. Probabilmente non so, questo se Lorenzo non tira un 6 è un double drop. Adesso all'ancora Lorenzo, per cui probabilmente un take, però io avrei cubato. Due down, 13-11. Allora, 13-11 è per cercare di vincere, 8-6 secondo me per evitare il gammon. Io qui cuberei troppi gammon. Qua rischia tanto Lorenzo. 6-1, 6-2, 6-4, 4-3, doppio 4, il 4-2 fa il full prime. Io penso che passerei, e infatti Lorenzo passa e probabilmente era un cubo al tiro precedente. Siamo 4 away, 6 away, 34 secondi per Lorenzo, 1 minuto e 32 per Isacco, che colpisce. 23-18, no, 23-18. No, invece no. Errore di Lorenzo, errore di Isacco. Cinque due deve andare dal 20 sul mid. 6-3, ottimo tiro, fa l'ancora avanzata. E qui sì, probabilmente deve slottare. Cinque due, io farei 10-5 e
7,5. Questa mi sembra un po' eccessiva. Doppio 2 di Lorenzo. Prime da 5. Qui penso che cuberei. A 7 tiri, 8 tiri, 9 tiri che fanno casa in testa. Doppio 1 non è un bel tiro. Probabilmente sì. No, questa non mi piace. Potrebbe essere anche 8-6, 5-3. Blunder di Sacco. 4-5 esce. No, casa 3. Adesso Lorenzo è avanti in corsa. Cinque 3 dall'11. Doppio 6 però rimane con l'ancora arretrata. Doppio 4 eccezionale di Lorenzo. Questo è un cubo, sì. For away il take point di Sacco è ricordo se 24-25%, quindi ragionevolmente drop. Quindi 10-7 per Lorenzo, 31 secondi per Lorenzo, 27 per Isacco. Sì, questa mi sembra meglio. Non colpisce, però si ancora. Ottimo doppio 2. Andrei sul 22, 13, 11. Doppio 5 di Sacco che diventa scomodo dopo la butterfly anchor di Lorenzo. Sinceramente preferirei 13-10, 13-8 e 11-10. Ottima posizione per Lorenzo. Esce e fa il bar point. Questo potrebbe essere un cubo. Per Gnu era un cubo anche al tiro precedente. 2 away, 6 away. Doppio 6 di Sacco.
E questo direi che è un cubo. Full prime per Isacco, forse avrei colpito nell'outfield. Era un cubo al tiro precedente. Double drop. 2 away, 5 away. No, questa 4-1 di Lorenzo non mi ha convinto, avrei colpito sul 4. Doppio 4 di Isacco. Tanto 18 secondi per Isacco e 28 per Lorenzo. 3-1 ancora, ottimo. Qui deve provare a scappare. Però Isacco colpisce. Questa non mi piace. Doppio 5 eccezionale, va netto vantaggio in corsa. 8 pip, non sono tantissimi. Forse un po' presto per cubare, anzi sicuramente presto perché per lo score il take point di Lorenzo è basso. È un 17,5, infatti il double è un blunder. Però Isacco è stato premiato con un doppio 5. No, avrei giocato 6-5. Adesso 22 pip di vantaggio. ...18 secondi per Isacco, 28 per Lorenzo. No, 6-5. Questa non mi piace. Tanto Lorenzo sempre sotto i 2. Isacco sta giocando a 6. Quindi 11-10, 2 away, 3 away. Finale molto indeciso. E l'orologio avrà un'influenza notevole. Almeno per Isacco il tempo è sicuramente poco. Lorenzo è abituato a giocare con poco tempo. Però doppio 2 ottimo. Questo è un double sicuro. Penso che sia anche un drop. No, non ha cubato. Sul 3 away, 2 away cubare era d'obbligo. No, 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 sta... Io sarei venuto avanti sul 10. Qui probabilmente avrei fatto l'ancora al posto di Lorenzo. Qui forse avrei giocato 20, 14 e 13, 9 duplicando i 4. Lorenzo si ancora nuovamente.
però Isacco colpisce. No, 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 Isacco sta perdendo la testa, ovviamente con poco tempo non riesce a giocare bene. 8 secondi contro 25. Ottimo tiro di Lorenzo. 6-1 fa casa 5. Blunder di Lorenzo, qui col poco tempo stanno peggiorando decisamente il PR, stanno commettendo un po' troppi errori. Doppio 4 per Isacco. Full prime per Lorenzo. Però se adesso rientra subito rischia di dover smontare casa. Qui sta pensando di cubare. Io avrei lasciato la pedina slottata. Questa, boh, questi giocatori non hanno tempo. 5-3 deve giocare dal 6. Due 6 eccezionale per Isacco. E questo è too good. Doppio 4. Farei uno switch. 4-1 chiude casa. Doppio 4 deve giocare 2 dal 6 e 2 dal 5. Qui cuberei. Ha rischiato troppo. I gammon erano pochissimi. E qua io cuberei al posto di Lorenzo. Anche qua è un cubo fortissimo, double drop, ma ha missato. Hanno missato entrambi. Lorenzo è passato a 4-4 e Isacco a 8-6. Crawford 3 away. Ottimo doppio 4 18-14 per Lorenzo. Sei 3 deve colpire. Doppio 6. Sei 2 non è un gran tiro. Zacco colpisce.
doppio 3 però è ottimo. 4 e 1, rientra e colpisce. Adesso ha tantissimi pick and cover. 4-3, colpisce Lorenzo. Qui sarei andato sul 18. Qui adesso doppio 2, colpisce 2 pedine, ma Lorenzo tira un 5. Battaglia senza esclusione di colpi. Lorenzo colpisce. Fa l'ancora, importantissima, ma Isacco colpisce. E deve scendere e uscire dal 21. No! E qui rientra. Allora c'è da dire che a Isacco non servono i Gammon. Quello che conta è vincere il game per entrambi. Qui uscirei. Sì, sul 24. 5-3 col... no, deve coprire. Ma forse dall'8. Tanto sempre 8 secondi per Isacco, 21 per Lorenzo, che copre casa 1, ma Isacco rientra. Doppio 4 è eccezionale. Non avrei fatto questo switch, ma tira un altro doppio 4. E adesso ha praticamente vinto il game e il match. Match un po' rovinato dalla mancanza di tempo per entrambi, però è stato un match appassionante che non ha sicuramente fatto annoiare gli spettatori. Si aggiudica il match Lorenzo e quindi rimangono in corsa entrambi per la vittoria finale. Rimangono in corsa 5 giocatori, quindi Lorenzo, Isacco, Fabio Gullotta, Antonio Serventi e Aldo Rossi, tutti con una sola vita. Quindi finale assolutamente appassionante da seguire col fiato sospeso. Grazie a tutti dell'attenzione e arrivederci alla prossima.